bene, come ben sappiamo siamo nella settima domenica del tempo ordinario l'anno C e la liturgia, tramite il Vangelo secondo Luca, ci suggerisce di prenderci tempo per meditare ancora una volta sul dono dell'amore che abbiamo ricevuto da Dio. In modo specifico ci ricorda del modo di vivere, ovvero esprimere questo dono nella nostra vita quotidiana. Nel Vangelo, rivolgendosi a tutti i suoi ascoltatori, Gesù dice così: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. In altre parole, Gesù ci sta dicendo che siate benevoli, ma soprattutto a quelli che non vi sono benevoli. Aggiungendo a questo, e anche come sintesi di tutto ciò che dice che come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Queste parole risuonano nel mondo oggi, ma purtroppo suonano estranee al sentire comune, perché ci si chiede la concretezza che vi sono in queste parole. Com'è possibile amare il proprio nemico? Com'è possibile amare quello che mi odia? Com'è possibile fare il bene a quello che fa del male a me? È impossibile. Infatti, per questo, sia nella vita delle singole persone, sia nella vita dei gruppi, una cosa comodissima che si fa è proprio fare la distinzione tra amici e nemici. Agli amici si fa tutto quello che è bene, ai nemici si fa tutto quello che è male, o non si fa proprio niente. Purtroppo questa logica, la logica del mondo, regge anche per noi cristiani nella nostra quotidianità. Sì, è vero, ed è facile senz'altro amare quelli soltanto che mi amano, però l'amore non si esaurisce in questo. Ecco perché Gesù dà un comando nel Vangelo, un comando che non si ferma a ciò che è ovvio, amore per gli amici, ma va oltre, aggiunge un elemento che poi diventa un punto di identificazione per quelli che proprio veramente credono in noi. Amare i propri nemici. È chiaro allora che la logica di Dio, la logica che Dio esprime nel Vangelo, è diversa dalla nostra logica, diversa dalla logica di questo mondo. Se vediamo nella nostra vita, per esempio, quanto è difficile amare secondo il modo di Dio, quanto è difficile pensare, dire, agire secondo il modo di Dio. Eppure è a questo che Dio in Gesù continua a richiamarci sempre: amare come ama Lui. Per amare come Dio ama comunque, bisogna amare a senso unico, cioè dare tutto se stesso senza pretendere nulla. Dio ama senza condizioni, Dio ama senza essere. E per mezzo del battesimo sappiamo che siamo resi capaci di amare in questo modo, nel modo di Dio. È un amore a forma di croce, un amore che abbraccia tutti e tutto, quell'amore che Dio ci ha mostrato donandoci il suo Figlio, che facendosi umano si è donato per la salvezza di tutti noi. È un amore che deve ancora crescere in noi. Allora, consapevoli di aver ricevuto questo dono di amore da Dio nei nostri cuori, chiediamo a Dio stesso di farlo crescere perché possiamo essere generosi secondo la sua generosità. Allora vi auguro una buona domenica, pace e bene a tutti voi.